Ciao amici, ben ritornati. Oggi andiamo a vedere come realizzare questo grazioso abito da sposa per la nostra Barbie, molto carino, piacerà molto alle vostre bimbe, è molto semplice da realizzare. L'ho fatto con uncinetto 2 mm ed infilato numero 8. Ho aggiunto un velo sotto, più aggiungete velo e più sarà vaporoso il vestito. Ho messo questi due fiorellini come decorazione e poi ho applicato delle perline dietro in modo da poter chiudere il vestito. Spero che vi piaccia. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare il vestito da sposa alla nostra Barbie avviamo una catenella di 30 maglie. Io sto utilizzando un uncinetto 2 mm e il filato numero 8. Vado ora a lavorare 30 maglie, mezze maglie, 30 mezze maglie nelle 30 catenelle. Giriamo ora il lavoro e dobbiamo lavorare in questo modo. Andiamo a fare una maglia alta nella prima maglia sostituendola con le 3 catenelle, poi andiamo a fare una seconda maglia nella stessa maglia e sono 2 maglie alte, poi andiamo a fare una catenella, entriamo nella prossima maglia e lavoriamo di nuovo 2 maglie nella stessa maglia. Procediamo questa lavorazione di 2 maglie alte nella stessa maglia, una catenella e di nuovo 2 maglie alte nella stessa maglia. Procediamo così per tutto il giro. Giriamo ora il lavoro e dove abbiamo le 2 maglie alte ne andiamo a fare 3, quindi facciamo 1, 2 e 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, andiamo a fare una seconda maglia alta al centro e una terza maglia alta. Facciamo una catenella e di nuovo 3 maglie alte nelle maglie sottostanti. E ripetiamo la sequenza di 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, una catenella per tutto il giro. Terminato questo giro dobbiamo andare a chiuderci con una maglia bassissima lì all'inizio qui, in modo da poter poi proseguire la lavorazione ad anello chiuso, perché qui abbiamo lasciato le maglie per poterlo poi inserire al corpo e possiamo ora andare a chiuderci qui. Fate attenzione a metterlo dalla parte dritta, così facciamo una maglia bassissima, chiudiamo questo giro e nei 2 giri seguenti dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto ora, quindi nelle 3 maglie andiamo a fare 3 maglie alte e poi facciamo una catenella per altri 2 giri allo stesso modo e poi andiamo a chiudere sempre qui alla fine. Fatte le ultime 3 maglie alte vado a fare una catenella e mi aggancio qui e quindi vado a fare l'altro giro sempre di 3 maglie alte, una catenella per tutto il giro, quindi complessivamente sono 3 di queste 3 maglie alte, una catenella. Andiamo a chiudere quest'ultimo giro sempre dopo aver fatto la nostra maglia catenella. Andiamo ora a fare nella prima maglia, facciamo un aumento e poi lavoriamo 2 catenelle, quindi in totale saranno 4 maglie alte, quindi andiamo a sostituire la prima sempre con le catenelle, andiamo a fare la seconda nella stessa maglia, la terza e la quarta e questa volta andiamo a fare 2 catenelle, quindi la sequenza sarà 4 maglie alte, 2 catenelle, quindi facciamo sempre l'aumento nella prima maglia, 1 e 2, 3 e 4 maglie e 2 catenelle, 1 e 2.
Proseguiamo così per tutto il giro, quindi 4 maglie alte, 2 catenelle, l'aumento va fatto nella prima maglia e proseguiamo così per tutto il giro. Nei 2 giri successivi andiamo a ripetere quello che abbiamo sotto, abbiamo 4 maglie alte e andiamo a fare 4 maglie alte e 2 catenelle, 4 maglie alte e 2 catenelle per altri 2 giri. E così per altri 2 giri. Terminato anche questo giro andiamo a chiuderci qui nella prima delle nostre maglie come sempre, e ora dobbiamo andare a fare un aumento nella prima maglia e saranno 5 maglie alte e poi andiamo a lavorare sempre 2 catenelle. Facciamo il nostro aumento, andiamo a sostituire la prima maglia alta con le 3 catenelle, facciamo una seconda maglia alta nello stesso punto e poi lavoriamo le altre 3, 4 e 5 maglie alte e poi facciamo 2 catenelle. Ripetiamo la sequenza di 5 maglie alte e 2 catenelle per tutto il giro. E così per tutto il giro. Chiudiamo sempre allo stesso modo e per altri 2 giri dobbiamo lavorare sempre 5 maglie alte e 2 catenelle per altri 2 giri allo stesso modo. 5 maglie alte nelle 5 maglie e 2 catenelle per altri 2 giri. Sono andata a ripetere gli aumenti, quindi ho fatto un aumento nella prima maglia e poi saranno 6 maglie alte e sempre 2 catenelle. Poi ho fatto un aumento dopo 2 giri di 6 maglie, ho fatto l'aumento e ho fatto 7 maglie alte e 2 catenelle e poi ho fatto altri 2 giri. Ho proseguito così facendo sempre in questo modo con l'aumento e 2 giri dello stesso numero di maglie fino ad arrivare al giro di 10 maglie e 2 catenelle. Nel giro qui di 10 maglie ho fatto soltanto il primo giro degli aumenti, i secondi 2 giri non li ho fatti, i 2 giri successivi, perché sono arrivata all'altezza della bambola. Voi misurate un po' la lunghezza del vestito e se nel caso andate a fare altri 2 giri oppure no, vi fermate prima in base alla misura della vostra Barbie. Io mi sono fermata qui, sono arrivata quindi a questo giro qui di 10 maglie alte con l'aumento qui nella prima maglia e vado a fare ora la rifinitura. Per la rifinitura vado a fare prima questo modo qui, voglio fare un po' di coda e di strascico dietro al vestito. E allora o distacchiamo qua il filo e quindi andiamo a staccare oppure facciamo delle maglie bassissime e dobbiamo andare a prendere le maglie come vi farò vedere. Questa è la parte in cui ho chiuso il filo e vado a contare a ritroso 3 righe qui, 1 2 e 3, entro qui e comincio il mio lavoro proprio da questo lato o da questo lato, quindi facciamo così a ritroso 1 2 3 qui, quindi questo è il punto in cui stavo prima, 1 2 3, entro qui e vado a fare il mio strascico da qui, quindi lavoro da questo punto a quest'altro punto, volendo vi potete mettere un marcapunti o un filo per segnarvi il punto in cui dovete andare a fermarvi, quindi 1 2 e 3 qui vi fermate qui, mettete o un filo oppure mettete un marcapunti. Io vado a mettere un marcapunti e mi dovrò fermare in questo punto qui in modo da fare lo strascico.
Allora le maglie le proseguo così, lavorando 10 maglie su queste 10 maglie alte, 2 catenelle e così via fino ad arrivare al marcapunti. Sono entrata qui e vado a fare le mie 10 maglie alte nelle 10 maglie, poi vado a fare le 2 catenelle e proseguo così come abbiamo fatto prima, esattamente allo stesso modo. Fatti 2 giri di 10 maglie possiamo fare una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia e lavoriamo sempre a maglie alte fino all'ultima qui, quindi ora a me saranno 9 e vado a fare poi le 2 catenelle e l'ultima maglia vado a fare la stessa cosa, mentre qui saranno sempre 10 in mezzo. E inizio quest'altro giro con una mezza maglia e proseguo le maglie così come si presentano nel giro sottostante e finisco sempre con una mezza maglia e vado a terminare poi il giro con una sequenza che vi farò vedere. Andiamo ora a fare questa sequenza, facciamo 5 maglie basse e un picciolino, 2 3 4 e 5 e facciamo un picciolino, 1 2 e 3 e andiamo a chiudere nella prima maglia con una maglia bassissima. Facciamo di nuovo 5, 1 2 3 4 e 5, facciamo un picciolino, andiamo a rifinire così tutta la base del vestito, tutto intorno, anche sulla parte davanti, girando. Dopo aver fatto tutto il giro, questa è la base del gonna del vestito da sposa. Ora andiamo a fare il corpetto. Per il corpetto avviamo 28 catenelle, lavoriamo per le prime 12 maglie, andiamo a fare 12 maglie alte, poi lavoriamo 4 catenelle, 1 2 3 e 4, saltiamo 4 maglie e lavoriamo le ultime 12 maglie a maglie alte come abbiamo fatto da questo lato. Ora giriamo il lavoro e lavoriamo nuovamente le nostre 12 maglie, poi facciamo 4 catenelle e lavoriamo le altre 12 maglie così come abbiamo fatto il giro precedente. Andiamo a fare un altro giro allo stesso modo, soltanto che invece di fare 4 catenelle ne facciamo 5 al centro. Facciamo un altro giro come quest'ultimo, qui andiamo a fare sempre 5 catenelle. Ora andiamo a lavorare 11 maglie alte, una mezza maglia e facciamo 6 catenelle. La stessa cosa dall'altra parte, facciamo una maglia, una mezza maglia e poi le restanti 11 maglie alte. Ho lavorato 11 maglie alte, vado a fare una mezza maglia qui e lavoro 6 catenelle e comincio proprio dalla mezza maglia e poi vado a finire 2 3 4 5 e 6 e poi vado a finire con le 11 maglie alte, quindi vado a fare solo qui la mezza maglia e proseguo con le maglie alte. Ripeto il giro per altri 2 giri allo stesso modo e ora andiamo a fare in questo modo, andiamo a lavorare sempre 1 2 e 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, poi facciamo 2 3 e poi andiamo a fare in questo modo, facciamo una catenella, facciamo quindi queste 3, 1 2 3 4 5 6 7 e 8 e ci andiamo ad agganciare qui, saltiamo la prima, saltiamo la seconda qui e andiamo a fare 2 maglie basse in questo modo. Andiamo a fare la stessa cosa anche dall'altro lato. Volendo possiamo raggiungere l'altro lato facendo in questo modo, entriamo
in ogni maglia qui facciamo un punto catenella e andiamo a rifinire il corpetto in questo modo, entrando lateralmente andiamo a rifinire questa parte qui col punto catenella. Prendiamo la maglia così, prendiamo il filo sotto e facciamo il punto catenella. Sempre col punto catenella risaliamo da quest'altra parte e raggiungiamo quest'altro lato, saltiamo queste maglie qui e andiamo a fare la catenella di 8 maglie lasciando le 3 maglie finali per realizzare poi le maglie alte qui alla fine, come abbiamo fatto da quest'altro lato. Ora possiamo fare un giro di mezze maglie tutto intorno alla base di sotto, tralasciando questa di sopra, quindi facciamo il giro da questo punto qui fino ad arrivare dall'altro lato a mezze maglie. E questo è il corpetto terminato. Ora possiamo andare a mettere dei piccoli bottoncini qua o delle perline, oppure possiamo andare a cucire, oppure possiamo passare una catenella in modo da allacciarlo dietro. Passiamo il filo catenella e lo andiamo ad intrecciare dietro in modo da poterlo poi chiudere dietro. Stessa cosa per il vestito, per la base di sotto della gonna, possiamo mettere sia una perlina, un bottoncino, oppure andarla a cucire come preferite. Io andrò a mettere delle perline a bottoncino in modo da completare così il vestito da sposa. Vado ad inserire le braccia così e vado ad inserire il corpetto al corpo della Barbie e vado poi a mettere i bottoncini dietro in modo da fermarlo in questo modo. Volendo possiamo fare anche dei fiorellini qui sulla base del vestito. Per realizzare il fiorellino faccio 2 catenelle, poi vado a fare una mezza maglia e 2 catenelle e vado a chiudere nell'anello. Questo sarà il mio primo petalo. Complessivamente vado a fare in totale 5 petali. Ripeto di nuovo l'operazione: 2 catenelle, una mezza maglia e 2 catenelle, e ripeto così per tutti e 5 i petali. Poi chiudo il fiore, lo stringo e questo sarà il fiorellino. Per il velo lavoro 36 catenelle, poi vedete voi la misura che volete dare, e vado a lavorare poi altre 6, 1 2 3 4 5 e 6 catenelle. Entro qui nella maglia di base saltando quelle che abbiamo appena lavorato per fare il primo archetto. Vado a chiudere con una maglia bassa, poi vado a fare 1 2 3 4 e 5, salto 1 2 3, entro nell'altra e vado a fare la mia maglia bassa. Proseguo così fino al termine delle maglie. Vado a fare sempre 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, salto 3 1 2 e 3, entro nella quarta, vado a fare la mia maglia bassa e proseguo così per tutte le maglie catenelle. Ora vado a raggiungere il centro dell'archetto qui che mi trovo subito dopo e ripeto l'operazione facendo in questo modo. Arrivata al centro da fare sempre 1 2 3 4 e 5 catenelle, entro poi nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, entro nell'archetto successivo e vado a fare la mia maglia bassa. Devo procedere così fino alla lunghezza che voglio dare, cioè all'altezza che voglio dare al velo. In base a come lo volete lungo, andate a procedere in questo modo, alternando così le vostre catenelle negli archetti fino a raggiungere la misura che desiderate.
al velo ho fatto in totale 18 giri, poi verso la fine sono andata un po' a diminuire gli archetti, semplicemente saltando gli ultimi da un lato e dall'altro, e ho fatto poi lo stesso bordo che ho fatto per il vestito di sotto. Ho applicato sulla testa il velo con ago e filo e poi ho applicato anche il corpetto sopra, i due fiorellini ho messo qua, ho messo anche due perline sui fiorellini, li ho cuciti su questo lato qui. Ho poi aggiunto un pochino di velo, più aggiungete velo e più naturalmente sarà vaporoso il vestito. In base a come lo volete ampio andate a mettere il velo sotto. Ho applicato dietro delle perline, le ho cucite qui e poi sono andata ad inserirle nel foro della maglia stessa. Stessa cosa per la gonna, ho messo una perlina qui e poi sono andata ad agganciarla al foro della maglia. Questo è il mio vestito di Barbie, spero che vi piaccia, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao, un bacio. Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.